Signore e signori, benvenuti al capitolo 21, dove i nostri protagonisti parlano di ChatGPT 5 e del vecchio telaio della mamma di Marco. L'ultima giornata, Franca non era in casa, non era in giardino, e nemmeno nel borgo. Allora, dove aveva passato la maggior parte del tempo? Per scoprirlo, dobbiamo scendere nei locali più silenziosi e dimenticati della casa di Marco, 2 stanze in fondo, dove la luce entra appena dai piccoli finestri e dove, per anni, nessuno aveva più osato mettere piede. Mentre tornavano a Roma, Lorenzo si sedette sull'ultimo lungo sedile. Tra Franca e Viola, partirono pieni di speranza di poter tornare ancora. Videro Marco che salutava con la mano e ne sentirono la mancanza. Per quanto fosse bello quel piccolo borgo, non era come stare a Roma. Lorenzo chiese a Franca cosa facesse al piano terra. L'aveva vista uscire da lì impolverata e con il viso arrossato. Sai che mi diverto quando creo qualcosa, quando lavoro per raggiungere un obiettivo bello, rispose lei. Al piano terra ho scoperto la vecchia officina di tappeti della mamma di Marco. Era molto polverosa e un po' spaventosa. Ho pulito tutto e perfino rimontato il vecchio telaio da tessitura. Raccontò con entusiasmo quali meravigliosi tappeti giacevano nella polvere. Viola era un po' malinconica, non aveva potuto vedere la stanza con il vecchio telaio. Franca le promise che, un giorno, avrebbero fatto un tappeto insieme. Poi, con un sorriso curioso, chiese: Lorenzo, tu che sei programmatore, com'è questa nuova versione di ChatGPT 5? Lorenzo si illuminò. All'inizio il programma che avevo chiesto non funzionava. Ero deluso, ma poi ho deciso di dividere l'algoritmo in blocchi e chiedere il codice per ogni parte. Così, invece di passarmela male aspettando una soluzione pronta, ho imparato a passarmela bene, collaborando. Viola si accese. Sì, e almeno così si evitano quei tipi che vogliono solo spassarsela lasciando che altri facciano il lavoro al posto loro. Franca rise. Capisci? Anche io non voglio che qualcuno pensi al posto mio. Voglio pensare insieme a chat, come amici. E questo, per me, è spassarsela, vivere la vita come in un ballo, dove ognuno fa i propri passi, ma si segue lo stesso ritmo. Spassarsela e passarsela non hanno lo stesso verbo base. Il verbo base di spassarsela è spassare, che significa divertirsi. Il verbo base di passarsela è passare, che indica trascorrere o trovarsi in una certa condizione. Ecco la loro coniugazione in indicativo presente. Perfetto. Tem, ecco la coniugazione di spassarsela e passarsela in indicativo presente, con frasi semplici per ogni persona. 1. Spassarsela. Divertirsi molto. Persona, coniugazione, esempio. Io me la spasso. Oggi me la spasso al parco con gli amici. Tu, te la spassi. Vedo che te la spassi al mare. Lui, lei, se la spassa. Marco se la spassa in vacanza in Sicilia. Noi ce la spassiamo. Quando cuciniamo insieme ce la spassiamo. Voi ve la spassate. In quella festa ve la spassate alla grande. Loro se la spassano. I bambini se la spassano al parco giochi. 2. Passarsela. Stare bene male in una certa condizione. Persona con esempio. Esempio. Io me la passo. In campagna me la passo meglio che in città. Tu te la passi. Con quel nuovo lavoro te la passi bene. Lui, lei, se la passa. Da pensionata Anna se la passa alla grande. Noi ce la passiamo, in vacanza ce la passiamo bene anche senza telefono. Voi ve la passate? Sento che ve la passate male in ufficio. Loro se la passano. In inverno se la passano meglio al caldo.